Bentornati signori a questo nuovo video. In questo video vi porto con me in Giappone e andiamo alla scoperta di tutte le cose stravaganti di questo paese fantastico. Ovviamente questo video ve l'ho dovuto fare io perché ci vogliono 16 ore di aereo circa e come sapete Moreno non lo prende, quindi esplorazione con Spike in Giappone. Si dicono un sacco di cose strane sul Giappone, ma sarà tutto vero? Venite con me e vi farò vedere le mie esperienze quando mi sono trovato davanti a situazioni strane e vedrete come ho reagito. Lasciate like e iscrivetevi al canale ovviamente per non perdere i prossimi video! 7 di mattina, primo volo da Malta a Monaco di Baviera. Per chi non lo sapesse io abito qui da un po' di anni e una cosa buona è che sono soltanto 20 minuti da casa mia all'aeroporto. Vado in lounge a lavorare un po' e già c'ho la prima brutta sorpresa. Mi arriva un'email dalla compagnia aerea giapponese con cui avevo il terzo volo e questa email era unicamente in giapponese. Quindi ho dovuto usare Google Translate per capire cosa volevano, ma non era nessuna brutta notizia, insomma mi davano solo informazioni sul volo. Però mi sono detto, strano un'email, una comunicazione ufficiale solo in giapponese. Sicuramente quando arriverò là sarà diverso, parleranno anche inglese. Questo è il primo di 3 aerei, signori, di oggi. Cammina, E così ho lasciato il caldo di Malta per Fred Germania, anche se temporaneamente. Solo 3 ore di scalo e si riparte. Una cosa strana che ho notato qui nell'aeroporto di Monaco è che ci sono le lounge per fumatori sponsorizzate proprio dai brand di sigarette che adesso io oscurerò, ma 2 o 3 marche diverse ho viste, quindi pare che qua sia legale la pubblicità ancora del tabacco così. Paesi civili. 11:15 secondo volo di giornata. Allora io mi sono messa in pantofole intanto e ci prepariamo a partire per un volo ahimè molto lungo. Contrariamente alla puntualità che si dice dei giapponesi, questo volo era previsto alle 11:15 ma è partito con 20 minuti di ritardo. Ora sull'aereo, signori, mi hanno dato questo visto qui da compilare e non lo avevo fatto e non sapevo si dovesse fare, quindi adesso lo farò nonostante è in giapponese, cercherò di capirci qualcosa. Mi hanno portato anche il sakei da bere, il famoso vino giapponese. Collaudiamolo. Odore un po' strano, cosa sarà? Alla fine sembra vino un po' salato tipo. Non è male. E adesso si pranza o cena, non so come chiamarlo perché arriverò la mattina. E questo è il menù giapponese, dovrebbe essere. E c'ha un po' di polpo qua, gamberone, questo non so cos'è. E sembra abbastanza nostrano veramente, non molto esotico. Allora, ci sono sti spaghetti qua. Mamma mia, era esattamente come me l'immaginavo il sapore. Cioè tipo pane scotto in brodo. Poi c'è il riso che almeno è il riso, ma come fanno con le bacchette a prendere il riso loro? Scotto pure questo e soprattutto questa polpetta di neonato, come la tagliano con le bacchette? Proviamo così. Scotta pure. Oh no, questo è carne, non è pesce. Poi c'è questa roba informe che non so cosa sia. Non è male, Poi c'è questo. Sembra hummus da pork che si usa da noi.
proprio idea, non capisco cos'è. Allora signori, qua nel bagno c'è anche dentifricio, spazzolino e colluttorio per una perfetta igiene orale che adesso andrò ad adoperare. E dopo aver fatto sto giro del mondo finalmente si arriva. Brutto tempo. Prima cosa strana che ho visto, avevo sentito dire che negli aeroporti giapponesi ci fosse un addetto all'accompagnamento leggero delle valigie per non farle sbattere, e non ci credevo, invece esiste veramente. A questo punto dovevo prendere l'aereo per Sapporo, che era la prima tappa, ma non è stato facile orientarsi nell'aeroporto, anche usando gli schermi che c'erano e mettendoli in inglese, c'era comunque sempre qualcosa in giapponese, quindi qua già dice che è T1. Però qua non si capisce più niente ormai, dove stiamo? Non è stato facilissimo, abbiamo dovuto chiedere a pochi passanti che parlavano inglese e ci hanno detto che dovevamo andare a un altro terminal con la navetta che c'era. Terminal Tare, che è quello destinato ai voli domestici, cioè Giappone-Giappone. Sto imparando come si guida questo. E qui sono iniziate le prime sorprese. Allora, prime esperienze, signori, contrarie alle aspettative. Allora, innanzitutto diceva che non si ritardava mai qua, tutti i mezzi in orario, eccetera, invece l'aereo nostro ha ritardato, quindi sto ancora qua a aspettare, doveva partire alle 10:30, però hanno cambiato pure il gate. E inoltre ho preso un sushi al volo e mi hanno provato a fregare sul prezzo, cioè me l'hanno fatto pagare il doppio, poi gliel'ho detto e mi ha ridato infatti i 2000 di differenza, così ho detto oh, scusa, quindi luoghi comuni fino adesso bocciati. Vediamo come andrà avanti. Allora, pure quest'altro volo, signori, si sono arresi, si vede che non si ricordano dove hanno parcheggiato l'aereo e mi hanno dato un coupon di rimborso di 1000 yen, che sarebbero 13 euro circa. Ora dobbiamo aspettare un altro aereo che non si sa quando sarà annunciato. Chi ci poteva acchiappare, no? Si sa. Quindi fino adesso la situazione che ho visto, ciao, non è così lontana dalla nostra, insomma, sembra ogni mondo e paese, puoi trovare mariuoli pure in Giappone. Che cazzo è qua le impronte per aspettare la gente? Che cazzo è sto cesso qua? Non lo potevano fare più basso. E allora, dovendo aspettare l'aereo, mi faccio un giro al bagno dell'aeroporto, vediamo i famosi cessi giapponesi. Pulito e pulito. Con anche il rumorizzatore per avere la propria privacy nei momenti di bisogno. Allora, abbiamo preso la cioccolata che ci hanno dato come rimborso della perdita dell'aereo che hanno smarrito. E adesso si cerca informazioni su come ripartire perché non ce l'hanno data, hanno detto non lo sappiamo. In Giappone vanno molto di moda queste cabine workstation, praticamente pagate e vi potete chiudere nella cabina per lavorare, usare il telefono, fare chiamate, caricare i dispositivi eccetera. Comunque finalmente è uscito l'avviso del nuovo aereo che sto per andare a prendere. Allora, sono appena arrivato in hotel, signori. Questo è il Sapporo Grand Hotel. Dovrebbe essere uno dei migliori qua, ma come potete vedere lo stile è, a parte la grandezza della camera, che però questo è un problema comune in Giappone, cioè gli spazi sono veramente ristretti, ma poi lo stile della camera è proprio minimal, molto old style. Mamma mia, aspettavo qualcosa di meglio sinceramente. Un'altra cosa curiosa è, come vedete, ci sono due letti quasi matrimoniali, questi sono forse una piazza e mezzo, però in tutti gli hotel che ho trovato qua in Giappone si usa così. A volte ci sono anche due letti matrimoniali in una camera. Non ho capito perché chi ci dovrebbe dormire secondo loro in due letti matrimoniali, però pare che si usa così qua, quasi tutti gli hotel sono concepiti così. Passiamo ad analizzare il bagno, anch'esso molto ridotto, sia di grandezza che di
attrezzatura non è il massimo, cioè molto spartano. L'unica cosa, c'è questo cesso tecnologico che è riscaldato e c'ha tutte queste funzioni particolari, qui fa il bidet da solo, spruzza acqua e altre cose che ancora non scopro bene. Bah. Oh, finalmente signori, una occhio della porta alla mia altezza. Un'altezza onesta. Allora, finalmente scaricati i bagagli, posso andarmi a fare un giro per Sapporo, capitale dell'Hokkaido, un'isola a nord del Giappone. È una città che io ho sentito nominare solo per la birra Sapporo e per i giubbini Keio che andavano di moda nei primi anni 2000-2005, che avevano queste scritte giapponesi, e appunto Sapporo, dove faceva freddissimo, tra parentesi, essendo molto a nord. C'è ancora un po' di luce, però freddo lo fa. Visto che stava per andare via la luce, decido di andare a un punto panoramico da dove si vedeva Sapporo dall'alto praticamente. Io pensavo che fosse una cittadina così tranquilla dell'Hokkaido, non sapevo che invece facesse 2 milioni di abitanti. Mount Moiwa. Subito mi ha colpito il fatto che tutti i taxi erano tappezzati di questo tombolo, come si usava a Isernia 100 anni fa. E da questa funivia per salire sul monte Muyoma mi sono reso conto che Sapporo non era così piccola, cioè più saliva e più vedevo che le luci arrivavano fin dove arrivava lo sguardo praticamente. Da qualsiasi lato si guardava c'era città, cioè era una cosa proprio allucinante. Allora signori, qua è pazzesca la vista, innanzitutto è grandissimo perché dove arriva lo sguardo c'è luci e costruzioni. Ma poi fa freddissimo, stanno tipo 5 gradi, che stiamo quasi a maggio. C'è anche la neve in giro. Non lo so come fanno con sto freddo. E comunque io pensavo fosse un paese che rispettasse i generi, eccetera. Invece ci sono gravi violazioni, signori, guardate. Il bagno delle donne, così. Il bagno degli uomini li disegnano così ciccioni invece. Vi pare bella a voi? E dopo quest'offesa, così proprio, e all'aver scoperto che i taxi qui hanno la porta che si apre automaticamente, si va a Susukino, il quartiere più scatenato della città. La prima cosa a cui ho fatto caso è la presenza di tanti locali con ragazze succinte in vetrina, oppure le foto delle ragazze, e quindi ho pensato che la prostituzione fosse legale, ma poi ho scoperto che non lo era e praticamente o sono butta dentro dei locali oppure diciamo che il cliente paga ufficialmente per un altro tipo di prestazione che però si traduce in quello rendendolo non legale ma accettato. Per esempio io sono entrato in questo pub e queste erano le butta dentro che mi hanno convinto. Esistono poi dei locali dove i giapponesi specialmente vanno solo per parlare con delle ragazze. Diciamo questo lo vedono come un aiuto per la comunicazione con l'altro sesso. Ma in questo pub ho scoperto un'altra cosa più strana ancora. Allora sono in un pub, signori, qui a Sapporo. Sto assaggiando la birra locale e ho scoperto che in Giappone si fuma anche dentro i locali, non so se solo qua o se è proprio in tutto il Giappone. Non pensavo esistesse ancora un posto al mondo dove era permesso. In Montenegro quando andai io ancora si poteva fare, ma penso è stata abolita anche là questa cosa. Vabbè, alla salute vostra. Che poi ho scoperto che in Giappone si fuma solo dentro, fuori no, è vietato e ci sono leggi molto restrittive. Ma ci sono delle smoking room, ossia delle stanzette apposta per i fumatori. Allora sono andato in una braceria, signori. Vedete, c'è la cucina di qua, però si usa così qua, che ci hanno chiuso dentro questa stanza. E anche gli altri tavoli sono tutti chiusi dentro stanze del genere. Bah! Allora signori, qua è successo un casino di comunicazione ovviamente, perché
è venuta la cameriera, ha detto ma volete ordinare altro che stiamo chiudendo? E io ho detto no, stiamo ancora aspettando la carne. Poi ci ho pensato, ma avranno capito che abbiamo ordinato la carne? E li ho richiamati. Qua c'è questo apposito pulsante che schiacciate questo e arriva qualche cameriere. Gli ho detto senti, ma la carne sta arrivando, che abbiamo ordinato? Poi non capiscono inglese, quindi per parlarci un casino gli ho dovuto scrivere su Google Translate in inglese per tradurre in giapponese. La carne sta arrivando. Si guardava, ha chiamato il proprietario, è venuto a capire che era successo e ho detto abbiamo ordinato la carne e non è mai arrivata. Mo non so se hanno risolto il problema, comunque è veramente un casino farsi capire con questi, non capiscono un cazzo. Inoltre mi hanno portato il sashimi di manzo dicendo che andava cotto. Non l'avevo mai sentito e nel dubbio ho chiesto a ChatGPT. Allora sto in una braceria a Sapporo in Giappone. Io avevo ordinato sashimi di manzo, però mi hanno detto che va cotto sulla brace. Ti risulta? Sì, esatto. In molte bracerie in Giappone, specialmente nei ristoranti di yakiniku, ti portano fettine di carne cruda da cuocere direttamente sulla griglia al tavolo. Anche se hai ordinato qualcosa di simile al sashimi di manzo, spesso si intende carne da scottare leggermente. È un'esperienza davvero deliziosa. Ma posso mangiarla anche cruda? In teoria sì, ma dipende dalla qualità e dalla freschezza della carne. Alcuni ristoranti servono carne di altissima qualità, quasi come fosse un carpaccio, e può essere consumata cruda. Tuttavia, in contesti di yakiniku, l'usanza è di cuocerla almeno un po' per esaltarne i sapori e garantire la sicurezza alimentare. Ok, mi hai salvato dal bagno, grazie. Figurati. Io non sono un grande fan della cottura. Quasi quasi l'assaggerei così scottata. Le posate non ci stanno per tagliarlo, ovviamente. Buono, forse si poteva cuocere un po' di più però. Qua sono così amanti del tuning, signori, che modificano anche i van, i furgoni, come quello. Roba da matti. Ma girano anche macchine serie. Patatine mangiabili. Ketchup con l'origano dentro, però. Un'altra cosa strana che mi ha colpito, e almeno a Sapporo non sapevo ancora del resto del Giappone, è che alle 11 la sera chiude tutto, bar, ristoranti, pub, non si può fare più niente a quest'ora. Ho provato anche ad andare al casino, ma questo ve lo farò vedere in un prossimo video. Comunque il tutto chiude molto presto. Quindi sono andato a fare un po' di spesa e a dormire per svegliarmi il giorno dopo presto. Altra cosa strana è che nei negozi molti non accettano la carta di credito, signori, quindi c'è sempre bisogno di portare contanti al seguito. Cioè io dovrei prelevare a questa macchina che non ho la minima idea di che cosa dica. Vediamo se riesco a cambiare la lingua qua. Thank you. Grazie a te. Oh, c'è una Maserati con la guida italiana. Visto che qua guidano dall'altro lato in genere perché hanno preso sta malattia come Malta da qualcuno. E adesso, signori, è l'ora delle recensioni delle cose che ho visto quest'oggi. Abbiamo deciso sul canale I Molisani di recensire tutto quello che ci capita di provare, vedere, eccetera. Quindi cominciamo con il ristorante di sushi all'aeroporto Haneda di Tokyo. A questo darò 2 di voto e andiamolo a recensire. Sushi non era male, ma niente di eccezionale. Mi hanno fatto pagare una porzione al prezzo di 2, offerta al contrario. Me ne sono accorto dopo aver pagato con la carta, ma mi hanno ridato 2000 yen in contanti. Problema di comunicazione perché non parlano inglese. Il tizio comunque sembrava
non averlo fatto apposta. Credo nella sua onestà. 2 stelle, una per i 2000 recuperati, l'altra per l'aria condizionata. Via! Ho guadagnato punti aiutando altre persone che si troveranno all'aeroporto di Haneda. Adesso è l'ora di andare al Sapporo Grand Hotel, signori. Ci trasferiamo qui quindi. 4,2 c'ha di voto, non altissimo, però lo abbasserò ancora di più, temo, perché gli darò Tare. Posizione ottima. Hotel storico, sì, ma anche vetusto. Arredamento post bellico e pulizia della moquette non impeccabile. Però avevo dimenticato una giacca e lo staff me l'ha spedita al prossimo hotel dove sono andato. Un gesto da veri samurai. Buona colazione molto variegata. Prezzo onesto. Tutto Tommaso. Il video completo è su YouTube sul canale Molisani. Vada! E adesso si va al ristorante di carne. Eccolo qua, Private Room Yakiniku Mikayuen Minami, al quale darò Tare. Carne molto buona, prezzi onesti, ma comunicare è stato come giocare a indovina chi. Io indicavo il menù, loro annuivano e poi arrivava tutt'altro. Ancora oggi non sono sicuro che fosse manzo. Tuttavia porzioni un po' piccole, tanto che dopo cena sono dovuto andare al pub. Vado! Sarò stato troppo cattivo secondo voi? Beh, no. E così si conclude il mio primo giorno in Giappone, ma qualcosa mi dice che le stranezze sono appena iniziate. Lascia un like, iscriviti e segui il prossimo video, il bello deve ancora venire.